Lo sapevate che partendo dagli scarti del caffè, quindi da ciò che normalmente buttate, o dalla moka, o addirittura dalla macchinetta, dalle cialde per intenderci, con dei semplicissimi trucchi si possono ottenere dei raccolti di aglio in casa, sul balcone, in un vaso, esattamente come questi. Io in questo video vi spiegherò, ma soprattutto vi mostrerò tutti i trucchi che occorre conoscere, oltre a questo, per poter riuscire ad ottenere un raccolto davvero incredibile senza alcuna fatica. Seguite, ma soprattutto rifate ciò che vi mostrerò, perché sono certo che quando partirete da uno spicchio d'aglio che normalmente casomai neanche riuscite a fare germinare a un raccolto esattamente come questo, sarete davvero felici di averlo fatto. Scelta dei semi. La prima regola, quella più importante tra tutte, è sicuramente quella di scegliere dei buoni semi come punto di partenza per ottenere un buon raccolto. Queste tre tipologie di testoline sono quelle più comuni che potreste trovare, quindi la prima di piccole dimensioni, la seconda di medie dimensioni, la terza di grandi dimensioni. Considerando che questa è la più piccina e questa è la più grande, quando andrete a sceglierle, io consiglio sempre di partire da un qualcosa come questo, quindi con dei bulbilli di notevoli dimensioni, perché considerate che oltre alle cure che potreste dare alla pianta, quindi farla crescere meglio e più forte, c'è un fattore genetico che è davvero molto importante, quindi se inizierete da un qualcosa come questo, con dei bulbilli piccoli, c'è una grande possibilità che pur curandola nel migliore dei modi, ciò che otterrete nel raccolto sarà sempre di queste dimensioni. Stessa cosa con questo, quindi dato che occorrerà sempre avere lo stesso tempo, lavoro e cura per le cose, considerate un raccolto di 10 di queste testoline oppure 10 di queste. Io sono certo che se doveste o poteste scegliere, scegliereste questa. Quindi come punto di partenza io consiglio sempre di partire da un qualcosa come questo, quindi di grandi dimensioni. Separata la testolina si otterranno tanti spicchi e a questo punto io consiglio di fare una seconda cernita perché si ricadrà sicuramente in una di queste tre tipologie. La prima, la peggiore, è quella di trovare dei semi che siano intaccati da funghi, muffe o batteri oppure che siano secchi o marci, proprio come questo, quindi da qui non nascerà nulla e io vi consiglio di buttarlo immediatamente. La seconda tipologia è quella di trovare, pur essendo partiti da una testolina che ha dei semi davvero grandi, trovarli piccini, proprio come questi, perché all'interno tra un bulbillo e l'altro, di quelli grandi, si possono trovare anche loro. Quindi se ne avete la possibilità, piuttosto che usare questi, io consiglio di usare questa tipologia, che è la perfetta, ovvero dei bulbilli di notevoli dimensioni che sono davvero perfetti perché sono sani, privi di funghi, muffe, batteri o rotture e assolutamente integri. Quindi da qui quasi certamente otterrete davvero un raccolto incredibile. Primo trucco. Questa testolina è composta da tanti piccoli bulbilli, ovvero quegli spicchi che poi noi andiamo a consumare quando li mangiamo, e per ognuno di loro si otterrà una giovane piantina. E questi spicchi sono tenuti tra di loro dalla membrana, questa patina bianca, che insomma li ricopre. Eccola qua, questa qui. Al fine di accelerare e agevolare anche lo spuntare dei germogli dai bulbilli, occorrerà togliere la testolina di questo involucro, quindi basterà prendere un coltello, se ce l'avete a punta sarebbe davvero l'ideale, e fare un'incisione in questa maniera. Guardate, fate un'incisione di pochissimi millimetri, se no rischierete di andare ad intaccare i bulbilli all'interno. Dovete togliere soltanto la parte superiore, guardate. Tolto questo, si darà libero accesso a tutte le testoline nella parte superiore, quindi prendere 3 stuzzicadenti ed andare a rinfilzare letteralmente la testolina. Quando lo farete dovrete inserire lo stuzzicadente tra un bulbillo e l'altro, perché lì c'è una fessura e non andrete a danneggiare bucandolo il bulbillo, quindi fate in questo modo. Quando lo inserirete non perpendicolare all'asse dell'aglio, che è questo, ma spostandolo di 30 gradi circa, così, in questa maniera. Ecco. Dopodiché prendere gli altri stuzzicadenti ed andare ad inserirli. Quindi non così, ma così, ed inserite in questa maniera. Sempre tra la fessura che si crea tra un bulbillo e l'altro. Così, ripeto, non lo danneggerete. Stessa cosa, l'ultima, qui. Così. Alla fine dell'operazione questo è ciò che dovreste ottenere, o comunque un qualcosa di molto simile. Adesso procurarsi un contenitore. Se trovate un bicchiere possibilmente trasparente andrà benissimo, e fare questa operazione, semplicemente andare ad adagiare la testolina in questa maniera. La funzione degli stuzzicadenti è quella di non fare andare sul fondo ad appoggiarsi la testa d'aglio, ma tenerla sospesa di qualche centimetro. Dopodiché semplicemente prendere un pochettino di acqua e andare a riempire il bicchiere, e mettete tanta acqua sino a che il livello di questa non vada a toccare e superare di almeno 1 centimetro il fondo della testolina d'aglio. Così sarà perfetto.
Riempito il bicchiere, posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, però mi raccomando, non i raggi del sole diretti, e semplicemente aspettare che nella parte basale inizino a spuntare le radici e nella parte apicali i germogli. Primi risultati. Trascorsa una settimana, riprendendo il tutto, si può notare che all'apice della testolina tutti i bulbilli hanno iniziato a creare dei germogli. Un risultato davvero incredibile, perché se li avessimo messi in terra e quindi non in acqua, ancora i germogli non sarebbero apparsi. Invece con questa tecnica abbiamo dimezzato le tempistiche. Arrivati al 20° giorno, i germogli si sono sviluppati ulteriormente, sono alti circa 8 cm e se si va a guardare la base, anche l'apparato radicale di ogni bulbillo si è sviluppato in una maniera assolutamente perfetta. Trascorso quasi un mese, riprendendo il tutto, si può notare che sia l'apparato radicale che i germogli ormai si sono sviluppati in una maniera assolutamente perfetta. I germogli sono lunghi circa 20 cm, quindi è arrivato davvero il momento di spostare loro all'interno di un vaso con del terreno o in terra piena. Preparazione del vaso. Nell'ipotesi che, come in questo caso io metterò 6/8 piantine, vi consiglio di prendere un vaso abbastanza grande, quindi almeno 60 cm x 40, con un'altezza di circa 40 cm, in modo che le radici si possano allargare senza problemi e che la pianta, le piantine in questo caso, possano svilupparsi anche nella parte superiore, quindi fuori dal filo del pane radicale. E una volta scelto il vaso, al fine di evitare che poi sul fondo si creino dei ristagni che sarebbero davvero pericolosi per questo tipo di pianta, procurarsi dell'argilla espansa. Andrà benissimo un qualcosa tipo questo, con un diametro di circa 2 cm, e creare sul fondo del vaso un letto di circa 2 cm, in questa maniera. Arrivati a questo punto, occorrerà riempire il vaso con del terreno. Io consiglio di sceglierne uno che sia soffice, drenante e di buona qualità. Se aveste la possibilità, sarebbe l'ideale scegliere della torba, ma in alternativa, se non la trovate, andrà benissimo anche del terriccio universale, purché sia davvero ricco di nutrienti, quindi azoto, fosforo e potassio. Ed è tassativo che sia drenante. Non resterà altro che andare ad inserire la terra all'interno del vaso, semplicemente facendola cadere. E man mano che la si fa cadere, casomai agitarla e scuotere e riempire, continuare a riempire il vaso sino a che il filo del terreno non arrivi più o meno a 5 cm rispetto al filo del bordo del vaso, quindi più o meno qui. 2 trucchi per migliorare incredibilmente la qualità del terreno. Io consiglio di addizionare a questo terreno, che già è ottimo di per sé, questo che non è nient'altro che humus di lombrico, che ho prodotto in casa tra l'altro, quindi praticamente a costo zero. Se volete vedere come si fa, nel mio canale troverete anche il video nel quale vi spiego esattamente la procedura per poterci riuscire. Quindi in un vaso di queste dimensioni basterà addizionare anche soltanto una piccola ciotola di humus, in questa maniera. Fatelo cadere nella parte superiore, dopodiché mischiate. Fate in modo che venga ben amalgamato col mix che abbiamo creato. Considerate che più sarà amalgamato e meglio le sostanze nutritive saranno sparse nel terreno e quindi le radici potranno, insomma, assorbire il tutto. Altro consiglio davvero utile che posso darvi, nell'ipotesi che voi beviate il caffè, ed è molto probabile, le cialde, quelle di risulto una volta fatto il caffè, non le buttate queste, perché se le prenderete e le sbriciolerete nel terreno, in questa maniera, è un'operazione davvero molto semplice e veloce, questi saranno un ottimo concime, io lo chiamo oro nero, per far crescere meglio le vostre piantine. Nell'ipotesi che voi non utilizziate la moka, va benissimo anche ciò che otterrete dalle cialde delle macchinette, perché basterà aprirlo, ed è un'operazione anche questa davvero molto facile, c'è caffè, esattamente come quello che si usa per la moka, guardate. Quindi basterà tirarlo fuori e sbriciolarlo. Considerate che non ne servirà una quantità enorme. Per un vaso come quello che ho utilizzato nel video basteranno 3 delle cialde che vi ho fatto vedere, oppure 4 o 5 di queste cialde della macchinetta. Semina. Quindi, riempito il vaso, non resterà altro che riprendere la testolina e sezionarla nei piccoli bulbi dal quale è composta, e di questi fare un'ulteriore cernita, quindi scegliere quelli con il bulbo più grande, il germoglio meglio sviluppato e anche l'apparato radicale più importante. In questo modo avrete la quasi certezza che quello che metterete all'interno del vaso poi svilupperà delle piantine assolutamente perfette e vi donerà un raccolto incredibile. Questo è il risultato che si è ottenuto, direi davvero perfetto. Adesso non resterà altro che mettere l'oro all'interno del terreno. Ci sono soltanto 2 regole che io rispetto di solito, quindi il bulbo deve andare a una profondità di 10 cm e tra un bulbo e l'altro ci devono essere 10 cm, quindi basterà fare in questo modo, anche soltanto con le mani, un foro, dopodiché chiudere
e rinzaffare il terreno tutto intorno. E l'operazione è finita. Gli altri bulbi dovranno stare a 10 cm, quindi da qui questo 10 cm e si inserirà all'interno della terra. Stessa cosa per questo, 10 cm. E continuare l'operazione sino a che tutti i bulbi a disposizione non saranno stati inseriti all'interno del terreno. Inseriti nel terreno non resterà altro che bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che la prima volta il terreno sia davvero zuppo, però poi le volte successive, prima di bagnare, aspettate che il terreno sia ben asciutto, perché ricordatevi che questo è comunque un bulbo e quindi troppa acqua lo farebbe marcire. Trascorse soltanto 24 ore riprendendo il tutto, questo è ciò che si è ottenuto. A differenza del giorno prima, che una volta inserite all'interno del terreno le foglioline erano andate verso il basso, si erano afflosciate, oggi sono rinvigorite e più forti, infatti puntano tutte verso l'alto. È davvero un ottimo risultato, significa che le piantine non hanno patito nulla dal travaso. Trascorso all'incirca un mese, riprendendo il vaso, anzi in realtà 2 perché con una singola testolina ho ottenuto 16 spicchi assolutamente perfetti, quindi ho riempito 2 vasi, questo è il risultato che si è ottenuto. Le piantine sono cresciute, adesso sono alte circa 25 cm e godono di ottima salute, non c'è traccia di funghi, muffe o batteri, quindi non resterà altro che continuarle a bagnare ogni volta che il terreno si asciugherà ed esporle al sole, evitando quello troppo forte e diretto, sino a che poi non saranno da raccogliere. Raccolta! Trascorsi più o meno 5 mesi, tutto ciò che è fuori dal filo del terreno, quindi la pianta, dovrebbe seccare. Sarà proprio questo il momento di poter tirare fuori il tutto dalla terra. Guardate quanto sia facile, se volete agevolare questa operazione, fatela quando il terreno è completamente asciutto. E sarà anche più facile pulirli. Guardate tirando fuori il tutto quale sia il risultato, è davvero incredibile. Addirittura le testoline che abbiamo ottenuto sono leggermente più grandi rispetto a quella dal quale siamo partiti. Considerate però che queste sono ancora umide, andranno fatte asciugare e a quel punto il loro volume si ridurrà. O li si potrà consumare così, freschi come sono, oppure li si appenderà, li si farà asciugare e poi li si consumerà quando più si vorrà. Ora vi faccio vedere come sono all'interno. Sono assolutamente perfetti. Guardate, questo è il risultato di un singolo spicchio. Guardate quanti ne abbia prodotti. Sono assolutamente perfetti. Ora ve ne apro uno per farvi vedere come siano gli spicchi dentro. Assolutamente perfetti e pronti per essere mangiati. Nell'ipotesi che voi non li vogliate consumare subito, anche perché la quantità è importante, basterà appendere in un luogo fresco e asciutto, casomai in casa o in cantina, e questo è il risultato che si otterrà. Un risultato davvero incredibile. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché a voi non costerà nulla, però per me è davvero importante perché mi aiuterà a farlo crescere. Tra l'altro se avete modo, se vi piacciono le piante e se avete guardato questo video penso proprio di sì, datela un'occhiata ai video del mio canale perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato qualcosa di carino lo potreste trovare. Quindi detto questo un saluto e al prossimo video.